Ciao, sono Ellis e oggi mi sono svegliata con la voglia di seminare zizzania e quindi adesso semino zizzania. Oggi mi è venuto voglia di parlare di alcuni drammi che io trovo generalmente osannati online e che personalmente ritengo un po' overrated, ovvero sopravvalutati, ovvero per riassumerli con una citazione, la corazzata Correct Me è una cagata pazzesca. Perché li trovo sottovalutati, sopravvalutati? Aiuto, cominciamo già a straparlare. Partiamo dal solito presupposto che voglio specificare ad alta voce e a chiare lettere per quelli che mi ascolteranno e non hanno passato l'esame di comprensione del testo alle elementari. Queste sono mie opinioni personali, ok? In quanto opinioni personali non hanno valore di legge, però mi ritengo autorizzata ad esprimerle in base ai miei gusti, ok? Così come voi avete i vostri che possono dissentire dai miei. Il mondo è bello perché è vario e rispettiamo i reciproci pareri e sarà tutto più bello e sarà tutto migliore, ok? Quindi, quando io farò questi titoli, che lo so, faranno già arrecciare proprio e arruffare anche le penne a qualcuno, non è che mi scrivete nei commenti, no, ma questo è un capolavoro. È un capolavoro per te, perché è come dire a uno che ha un attacco di panico, no, stai calmo. Non serve a niente, giusto? Io cerco di spiegare sempre le mie opinioni, cerco di dare dei dettagli, degli esempi di cose che nella trama, nei personaggi, nel modo in cui è stato presentato il dramma non mi hanno convinto e per cui nella fattispecie in questo video ritengo tali titoli sopravvalutati. Se per voi invece questi stessi titoli hanno proprio una validità emotiva, che ve li fa ritenere i più belli del mondo, ma va benissimo ragazzi miei, c'è spazio per tutti, it's not a problem, ok? It's not a problem. Allora, partiamo, sono 4 titoli, mi sembra, sono tutti drammi coreani. Il primo in realtà sopravvalutato più nelle aspettative che poi nelle reali opinioni una volta fruito è King the Land. King the Land, dramma dell'anno scorso che era partito proprio sulla carta come il dramma romantico dell'anno e si è rivelato una corazzata Potemkin proprio, di quelle pazzesche, nel senso che la relazione fra questi due personaggi principali, lui super mega erede di un impero di hotel miliardario che però mal visto da tutta la famiglia, c'ha un trauma che non ti sai spiegare come e arriva per rilanciare l'hotel della madre e lei, lavoratrice indefessa, che sorride non soltanto per deformazione professionale, ma anche perché è una persona generalmente cordiale e le persone generalmente cordiali nella loro vita sorridono di solito. Poi a volte non sorridono se non gli va, però normalmente non vanno in giro a ringhiare alla gente, ok? Si trovano, si incontrano ovviamente subito cane e gatto, poi invece no, si innamorano, una storia d'amore assolutamente insapore proprio, con conflitti supposti insuperabili, ma che in realtà sembrano i mulini a vento di Don Chisciotte, cioè dei nemici immaginari. Lui che ha questo conflitto con la sorella che si conclude nel nulla più assoluto perché lei cerca di smascherarlo per avere, per acquisire, diciamo, la proprietà e la direzione di questi hotel, ma finisce per farsi più o meno autogol, ma poi la loro incomprensione da sempre non arriva da nessuna parte. Quindi dico, il senso di mettere un conflitto del genere se non
fosse nient'altro che il fatto che dovevamo avere qualcuno che metteva i bastoni tra le ruote, ma non abbiamo pensato minimamente a dare un fondamento a questo antagonismo? Misteri della fede. Penso sia stata una delle storie d'amore più noiose mai messe in dramma. Ci sarà sicuramente di peggio, ma perlomeno non venivano a venderci il prodotto come il dramma romantico dell'anno. Questo non lo è stato sicuramente. Cioè anche Business Proposal, che secondo me è un peletto di overrating, ce l'ha ugualmente, è comunque un prodotto che se la gioca, cioè riesce diciamo a portare a casa il risultato, non tanto per la trama, che è veramente anche qua lacunosissima e mi rimane ancora inspiegabile. Metto tipo fra parentesi, faccio questa postilla, il voltafaccia del nonno che sembrava volesse appaiare il nipote, il protagonista, con il primo essere di genere femminile respirante sulla faccia della terra, si affeziona alla protagonista sotto mentite spoglie, e quando conosce invece la protagonista nella sua identità reale inventa un'opposizione che in prima battuta non aveva ragione di essere, perché vi ricordo che voleva appaiare il nipote benestante di bell'aspetto al primo essere umano di genere femminile respirante, ok? Quindi prima ti andava bene questa, poi scopri che invece si era finta un'altra persona e lui, il tuo nipote stesso, si è innamorato di lei e non ti va bene, cioè ti andava bene finta ma non ti va bene vera, cioè ma che problemi c'hai nella testa? Cioè ci prendi per fessi? La risposta è sì, ci prendono per fessi. Dicevo, Business Proposal, che pure come trama non brilla né per originalità né per coerenza dei personaggi, comunque riesce a portare a casa il risultato grazie alla chimica palpabile che traspare tra le due coppie protagoniste e anche nei rapporti d'amicizia dei personaggi femminili tra di loro e maschili tra di loro, che hanno davvero una bella dinamica e quindi rendono tutto il poco che c'è attorno molto più sopportabile. Timbaland c'ha pure poco di questo, ok? E quindi capite voi che mi casca l'asino e tutto il carico sulla sua groppa. Altro dramma, secondo me molto sopravvalutato, è Hometown Cha Cha Cha. E io lo so che mi attirerò le ire della gente, però ragazzi miei, al gusto e al cuore non si comanda. Io l'ho visto con tanta speranza e l'ho dimenticato con una facilità quasi imbarazzante, perché anche qua lei di buon... a parte lei è di una superficialità davvero fastidiosa. Lei è dentista in una clinica super mega VIP di Sole, a un certo punto pesta i piedi alla persona sbagliata e quindi viene fatta fuori in malo modo. Decide di tornare nella città natale della madre, mi sembra, che è morta anni prima, e siccome ha 4 spanne di puzza sotto il naso, ovviamente le prime interazioni con i personaggi del luogo che presentano le classiche caratteristiche stereotipate delle persone di provincia per come sono rappresentate nei drami, dicevo, questa interazione iniziale è ovviamente poco fluida, perché ripeto, quelli là sono degli impiccioni proprio con una patente da impiccione professionista, e lei se la tira con la corda, che dico, ragazza mia, io ho capito che tu sei la dentista VIP, però ridimensionati un attimo in base all'ambiente, un po' di elasticità. Finalmente, dopo un inizio non proprio facile, riesce a inserirsi in questa comunità locale, grazie anche all'aiuto del protagonista maschile,
che lei aveva preso per uno scappato di casa e poi cambia opinione quando scopre che lui si è laureato nell'università più prestigiosa di Seoul, pronunciato Seoul, e allora diventa un figo pazzesco. Per la serie proprio ho un'opinione di te che cambia in base al valore che ti do come apparenza che tu hai, perché siccome sembri uno scappato di casa, anche se sei gentile, sei disponibile e sei una persona che mi può essere d'aiuto, ti considero me. Quando scopro che ti sei laureato alla SNU, allora sei il più figo del mondo. Vabbè, buongiorno. Simpatia proprio, c'è la coerenza, i valori, l'onestà, la correttezza e la bellezza interiore al primo posto. Molto bene. Cioè lei proprio ha un'antipatia. Poi io non nego che ci siano dei momenti tra di loro molto carini, però secondo me sono stati presentati molto male. Lei di fatto poi, dopo questo iniziale momento di battibecco con lui, nel momento in cui la loro relazione si consolida, cioè diventa un adolescente. Quindi già era poco simpatica prima, figuriamoci dopo, cioè 30 anni suonati che ti comporti come una quindicenne. E il trauma di lui, altro topic, altro tema che mi ha lasciata, non dico sgomenta, ma quantomeno interdetta per il modo superficiale e assolutamente anche miope in cui viene trattato. Lui praticamente si è ritirato in questo villaggetto dopo una tragedia personale in cui è morto un amico suo che lo stava accompagnando all'ospedale, dove lui stava andando a far visita a una persona che si era tolta la vita o che era in pericolo di vita dopo un tentativo di suicidio, e questa persona che era in ospedale era una persona che aveva chiesto consiglio a lui per degli investimenti. Lui gliel'aveva dato in maniera un po' sbrigativa e in realtà anche senza una certezza vera e propria, gliel'aveva presentato proprio più come un'opinione che come un consiglio vero e proprio. Questo aveva investito tutti i suoi risparmi, li aveva persi e quando aveva provato a richiamarlo lui era oberato col lavoro a causa appunto del cattivo esito di alcuni investimenti, tra cui questo, e il tizio si era tolto la vita e quindi lui si sente in colpa tantissimo, vuole andare all'ospedale a trovare questo signore che era il portiere del luogo dove lui lavorava, l'amico, in una scena anche qua, cioè, non è che siamo oltre i limiti del credibile, siamo proprio nel regno del fantastico, perché c'è una strada di 6-7 corsie con nessuno, c'è una macchina nella corsia centrale, arriva un camion e la prende. Cioè, eh, il diavolo sta nei dettagli, veramente. Ma come si fa a rendere credibile una cosa del genere? Ma piuttosto, porca miseria, mettiamo un tamponamento a catena in cui spingono la tua macchina giù da un ponte, ha più senso. Ma qua che una macchina all'interno di una strada con corsie in più venga centrata da un veicolo in corsa che non vede che attorno a questa macchina praticamente c'è il vuoto cosmico, mi sembra una richiesta di suspension of disbelief un po' troppo grande. E quindi c'è tante cose che mi hanno fatto storcere il naso e che sono andate a pesare negativamente sulla mia opinione di questo dramma. In più, ecco, tutta una serie di personaggi di contorno che si collocano nello stereotipo della persona di mezza età del paese e che quindi è un po' stupidotta, è un po' impicciona, è un po' limitata mentalmente, cognitivamente, che è un ritratto che più che dare una rappresentazione della persona
appunto rappresentata dice molto di chi la rappresenta in questo modo, perché è vero che il paese è piccolo e la gente mormora, ma anche nei paesi grandi la gente mormora, ok? C'è solo che forse lì è addirittura più fastidioso perché questo mormorio viene mascherato da intellettualità, no, stai facendo gossip becero tu nella grande città come lo fa quello nella frazione con 180 abitanti, ecco, è inutile che ti nascondi dietro un dito. Bene, quindi questo è il mio altro dramma sopravvalutato. Terzo dramma sulla mia lista, assolutamente sopravvalutatissimo. Io ogni volta che lo vedo nei titoli dei drammi indimenticabili mi dico, boh, cioè io devo aver visto qualcos'altro. Ci tengo a ricordare la mia premessa, sono mie opinioni, ok? Potete dissentire, è permesso il dissentire. Spiegatemelo anche perché il dissentire. Poi mi rendo conto che c'è sempre una componente emotiva che è difficile da tradurre in parole. Però è anche vero che ci si può provare, anche se magari non si riuscirà a individuare l'elemento in maniera netta che ci fa amare un dramma. È anche vero che ci si può arrivare vicino, ok? Dicevo, terzo dramma che per me è estremamente sopravvalutato è What's Wrong with Secretary Kim? Cosa c'è di sbagliato con la segretaria Kim? In cui l'unica cosa notevole sono le extension della protagonista che proprio ha una chioma fluente che io mi sogno la notte. No, non è vero, non me la sogno la notte perché anche io ho un sacco di capelli in testa, che sono proprio un dramma ogni volta che vado dalla parrucchiera, quelle poche volte che vado perché detesto andare dalla parrucchiera perché perdo sempre delle ore e mi rompo i maroni. Questa puntualmente cioè, si mette le mani nei capelli e mi dice ma quanti capelli c'hai? Ne ho tanti e crescono anche in fretta. E non è sempre una cosa positiva perché se crescono in fretta i capelli, crescono in fretta tutti i peli sul corpo, ok? Bene, detto questo, dopo questa informazione assolutamente non rilevante, nata dall'extension della protagonista, che vi ripeto sono veramente notevoli, dicevo, questo dramma secondo me è estremamente sopravvalutato. Prima di tutto il gran rapporto tra i due protagonisti mi ha convinto fino a un certo punto. Loro due sicuramente si trovano e si trovano bene. Lui è un personaggio, a parte il fatto che lui è bravo, però non è che mi sconvolge la sua bravura. Sicuramente è un personaggio sui generis in questa storia in cui lui è il capo e lei ovviamente la segretaria che a un certo punto decide di licenziarsi perché si vuole sposare e lui che pur essendo un narcisista che se la tira da qua all'infinito ed oltre perché pensa di essere il figo del mondo, rimane spiazzato da questa cosa perché non riesce a capacitarsi come lei si possa privare della meraviglia della sua presenza. Non lo so, a me non sembra proprio sto gran difficoltà, però su questo snodo viene proprio innestato tutto il tono comico del dramma. Tono comico che in realtà ha anche un risvolto un pochino più dark perché questi due personaggi condividono un passato oscuro quando da bambini sono stati rapiti entrambi e lei che era più piccola in un certo senso avendo bisogno della protezione di lui è stata anche la ragione per cui lui non ha perso il controllo, pur avendo un trauma derivante appunto da questa esperienza negativa, che è il dramma di tutte le... c'ha la fobia delle fascette fermacavo perché era stato legato con queste fascette. Non riesce più ad approcciarsi alle donne perché era stato rapito da una donna che aveva perso il figlio e quindi aveva rapito questi due bambini
e in più poi si era tolta la vita, quindi lui si ricorda proprio la donna impiccata, cioè non è proprio un'immagine di quelle felici da portarsi appresso come ricordo di infanzia, però in un certo senso, dovendo occuparsi della bambina più piccola, ugualmente spaventata, riesce a non focalizzare la totalità della sua attenzione sulla rapitrice, ma a direzionare appunto parte della sua coscienza, in un certo senso, del suo essere cosciente al benessere della bambina. E questa cosa, pur non schermandolo totalmente, ripeto, dal trauma che deriva dall'esperienza, riesce però in un certo senso ad attutirlo, e quindi lui è sempre rimasto legato a questa bambina, e quando la ritrova da grande la assume come sua segretaria personale. Lei nel frattempo ha dimenticato totalmente quello che è successo in questa circostanza, e però si porta appresso un'inspiegabile fobia dei ragni che nella sua mente di bambina sono diventate la corrispondente del corpo appeso della rapitrice che si era impiccata, ok? Lei non si ricorda nel dettaglio la figura della donna, però la sua testa ha fatto una specie di transfer che ha sovrapposto il corpo, il cadavere appeso al ragno, e quindi ha trasferito la sua fobia in parte nell'amnesia, in parte appunto nella paura dei ragni. Questo dramma poi si inserisce nel filone, nel trope che andava molto di moda in quegli anni dell'amnesia, che adesso grazie al cielo un po' è scomparso, o se è presente comunque in maniera molto minore. Perché in quegli anni veramente un dramma posso sapere chi è 2017 mi sembra. 16-17, io voto 17, potrei sbagliarmi, cioè veramente in quegli anni ne ho visti diversi di drammi appunto risalenti a questo periodo. Un dramma su 3 aveva il problema dell'amnesia, cioè uno dei protagonisti aveva un'amnesia riguardo al passato, ok? Che voglio dire, la prima volta ok, la seconda volta ok, dalla terza volta inizia un po' a venirti su per una gamba, perché dici Madonna santa. In più ecco una rappresentazione dell'amnesia estremamente superficiale, perché cucita proprio in base alle necessità dello sceneggiatore, che ci può stare, ma ci sta fino a un certo punto, perché io ho capito che tu hai la necessità che il tuo personaggio abbia determinate caratteristiche per poi veicolare la trama dove la vuoi mandare tu, però magari gli diamo anche un minimo di fondamento verosimile a questa patologia. Non è che l'amnesia passa da un giorno con l'altro e uno acquisisce miracolosamente tutti i ricordi sopiti, soprattutto senza contraccolpi psicologici, cioè sembra praticamente che uno risolva l'amnesia con la facilità con cui si scoperchia una scatola, gli si toglie il coperchio e basta, passata l'amnesia, c'è dentro tutto quello che c'è sempre stato. Non è proprio così semplice la cosa. In più, inspiegabilmente, questo dramma ha 16 episodi, quando la storia si conclude chiaramente nel 12°, perché il conflitto con i drammi del passato, lei che riacquisisce le memorie, il fratello di lui che pensava di essere quello rapito, ma in realtà aveva a sua volta un trauma, perché il protagonista è stato rapito durante un'uscita col fratello, che è andato a farsi i fatti suoi, lo pianta lì perché non voleva avere appresso il fratello minore, torna e non lo trova più, però poi quando il fratello viene riscoperto, viene ritrovato pochi giorni dopo, interiorizza il senso di colpa facendo suo il dramma del rapimento e pensando di essere lui quello rapito, quando in realtà lui non è ovviamente stato il responsabile, però era
era lì nel momento sbagliato, semplicemente, cioè ha fatto una scelta magari un po' egoistica, però che sicuramente non gli si può imputare, ecco, le cui conseguenze, ecco, non gli si possono imputare. Che più i genitori di lui che sanno di questa cosa e assecondano il fratello, delle cose veramente che non stanno né in cielo né in terra. Un rapporto tra i due protagonisti anche che francamente non riesce mai ad uscire dalla dinamica titolare sottoposta, perché lei rimane comunque sempre la segretaria di questo qua che ha un ego che è grande come tutta l'Asia, ok? Che è ironico e comico fino a un certo punto. Però vabbè, è un dramma che io non, cioè quando ci penso dico ma io non lo riguardo, non mi interessa riguardarlo perché non ha fatto presa su di me, eppure sento tantissimi, leggo tantissimi pareri di gente che lo magnificano perché dicono che è estremamente divertente, grande chimica, basta, grande chimica, bei capelli di lei, ecco, su questo posso essere d'accordo, sulla grande chimica a me e sulla storia due me proprio. E infine, questo è un titolo che proprio dividerà le folle tipo Mosè con il Mar Rosso, che è The King's Affection. King's Affection, dramma del 2022, se non mi ricordo male. Io mi ricordo che avevo visto il trailer e aspettavo questo dramma con un'impazienza e che con proprio una salivazione da cane di Pavlov. Non dico senza precedenti, ma con pochi precedenti, perché sulla carta aveva tutte le caratteristiche per essere un signor dramma. Per me è stato una delusione enorme ed è stata una delusione enorme perché la trama non è assolutamente all'altezza delle aspettative. Ci sono cose gestite veramente molto male. Tra l'altro, King's Affection, che ha una traduzione barbina in italiano, io non so chi ha fatto quella traduzione, però c'è, per me no, l'affetto reale. Perché? La mia domanda è stata perché? Cioè, stessa reazione che quando c'era un film americano che si chiamava Man of Honor, tradotto in italiano L'onore degli uomini. Perché? Cioè, l'affetto reale in cui tu mi vai a togliere, cioè perché non hai tenuto l'affetto del re, che dove, cioè in quel re c'è tutto lo scoglio, il nocciolo della questione, del dramma. No, l'affetto reale, cioè proprio abbiamo appiattito il cuore del conflitto. Vabbè, fa niente. Viking's Affection, teniamolo in inglese che va benissimo. Lei, attrice straordinaria, lui pure ha un talento comico, secondo me, davvero notevole. Una storia, ma posso dire una storia di merda, ma porca miseria, un nervoso mi viene ogni volta che ci penso, dico, ma come avete fatto a gestire così male un racconto che aveva delle potenzialità enormi? Devo tranquillizzarmi perché proprio mi sale il crimine ogni volta che ci penso a questa cosa. Allora, la storia è di questo re che non è un re, perché è una ragazza ed è una ragazza gemella di quello che era un principe e che è stato ucciso dal nonno cattivo, ed è stato ucciso dal nonno cattivo perché lui pensava di uccidere lei, perché i gemelli portavano male e quindi non si poteva annunciare al mondo che la regina aveva partorito dei gemelli, un gemello maschio e una gemella femmina. Ovviamente le femmine erano commodities, come si dice nell'industria, cioè materiale di consumo, quindi facilmente
come si così, aiutami, mi perdo le parole, che si poteva buttare via facilmente, e quindi ne viene, alla nascita, ne viene decisa dal nonno, che è il consigliere primo ministro, viene deciso dal nonno che questa bambina deve morire. Se non fosse che la regina non è proprio aperta a questa eventualità, e quindi decide di tenere la bambina, mandarla in una famiglia lontana, e mi è partita la stampante nel caso avesse dei dubbi, non so come mai è uscita la corrente, è tornata, buongiorno. La regina decide di salvare la figlia mandandola in una famiglia povera, fuori dal palazzo reale, dove però ritorna la ragazzetta e viene scoperta dal fratello gemello, che ne nota subito la somiglianza, e quindi, siccome il fratello è sempre vissuto all'interno del re, all'interno del palazzo, scusate, senza la possibilità di uscire, fa un patto con lei perché si travesta da lui e gli permetta di uscire un po' a vedere il mondo di fuori. Il nonno scopre presto questa cosa, fa inseguire la ragazza e la uccide, non sapendo però che la ragazza in quel momento stava vestendo i panni del fratello, quindi lui in realtà ha ucciso l'erede al trono. E quindi la protagonista da quel momento in poi deve vestire i panni del fratello, e quindi è in una situazione perenne di instabilità e di paura, in cui il nonno, primo ministro, cattivo consigliere, è quello che ha il potere di fatto, e che a un certo punto decide addirittura di assassinare il re, padre di questa ragazza, per mettere sul trono la ragazza. Ovviamente lui non sa ancora che sia una ragazza, pensa che sia il Crown Prince, per poterlo manovrare meglio, ok? E in tutto questo viene inserita la storia d'amore del protagonista maschile, che ha incontrato la ragazza da piccola e con cui c'era già questa simpatia. Lui è il figlio del capo delle guardie reali, che è sempre stato il braccio armato del cattivo, e che è quello che ha ucciso il fratello della protagonista. E grandemente, grandi doti, però a un certo punto lui decide di distaccarsi dalla via decisa dal padre, diventa esperto di medicina, un po' con la testa per aria, però non ha mai dimenticato questa ragazzina, e quando ritorna a far parte della vita di corte come personaggio incaricato della formazione prima del Crown Prince, che poi diventa re, sente subito un'attrazione per questo re, e quindi già ci sono un po' di conflitti sulla sua identità, perché ha un'attrazione verso una persona che pensa sia un uomo, però non si riesce a capire, ok. Cioè, e questi due qua iniziano ad amoreggiare bucolicamente, come se la situazione di contorno non fosse già intricata abbastanza. Cioè, lei prima di tutto deve vestire i panni di un uomo, e che si metta ad amoreggiare con un altro uomo, francamente, cioè, non è la cosa più normale del mondo, ma non perché non sia normale, perché è inserita nella vita di corte, dà nell'occhio in una maniera che è potenzialmente molto pericolosa. Perché vi ricordo che il nonno della protagonista è ancora vivo e la tiene sotto scacco completamente. E vedete questi qua, c'è proprio occhi dolci, appuntamenti, vediamoci di qua, vediamoci di là. Il padre di lui nel frattempo, vi ricordo, ve l'ho detto 2 secondi fa, braccio armato del cattivo, cioè non è esattamente un fesso manco questo. E niente, questi qua perdono il tempo a farsi gli occhietti dolci. Lei nel frattempo si deve sposare, perché vi ricordo che agli occhi del mondo lei è il re, cioè l'affetto del re, in cui il re è lei, che è una donna. Si deve sposare con una donna, ma ovviamente non possono consumare
per ovvie ragioni, e quindi di nuovo si trova a dover esercitare ancora un'attenzione più maniacale al fatto di non essere scoperta. Però le questioni delle unioni re-regine e il concepimento degli eredi, dei futuri eredi al trono, non era esattamente una faccenda privata, cioè c'erano rapporti sessuali che avvenivano davanti agli occhi della corte per essere sicuri della legittimità delle nascite, ok? Quindi, cioè, capiamo il grado di pericolo, di costante tensione a cui lei è sottoposta. Eppure niente, cioè bucolicità e innamoramenti e sfarfallamenti e cuoricini arcobaleni totalmente fuori luogo. In più c'è il protagonista maschile che ci viene dipinto come questo personaggio mezzo geniale, in realtà sembra uno scappato di casa, perché a parte fare gli occhi dolci a lei, cioè di capacità strategiche ne ha veramente poche, quindi è un alleato molto poco incisivo nella lotta di potere. E di fatto, secondo me, il grande problema di questa trama è che c'è uno squilibrio troppo netto tra la protagonista, diciamo in buoni, la protagonista e quelle persone che sono a conoscenza del suo segreto, e il cattivo, cioè il cattivo la potrebbe schiacciare in qualsiasi momento e lei non avrebbe scampo. Eppure alla fine non si capisce come mai entrambi bevono una coppa di veleno, lui muore, il cattivo, il nonno cattivo, e lei no. Spiegazione di questa cosa? Zero. Perché? Perché 4 scene prima noi abbiamo visto che lei si mangia una pastiglietta, una caramella speciale mandata dal protagonista maschile. Spiegazione di questa caramella? Zero. Però poi la nostra mente deve fare il volo pindarico di collegamento fra questi due eventi. Non va bene, mi devi mettere un pochino più di ciccia per collegare causa-effetto, dove l'effetto è che lui non è morto, che lei non è morta e lui sì, ok? Invece non c'è, anche qua una svista clamorosa, non so se è una svista o veramente uno scivolone, perché è troppo disordinato, disgiunto come inanellamento della trama. Si scopre poi che questo gran segreto del fatto che lei fosse donna, gran segreto non era, perché lo sapevano cani e porci. Cioè l'ultimo che lo viene a sapere è il penultimo che lo viene a sapere è il protagonista, e l'ultimo che lo viene a sapere è il cattivo, semplicemente perché se l'avesse saputo un po' prima lei sarebbe morta all'episodio numero 6 invece che rischiare la morte all'episodio 15-16, ok? Lì proprio il cattivo è stato tenuto all'oscuro solo per esigenze di trama, ma non giustificate tra l'altro dalla portata reale dei suoi agganci, dei suoi intrighi e dalla sua capacità operativa, malvagia, negativa di antagonista. E quindi per me, lo dico, secondo me è un dramma estremamente sopravvalutato, e lo dico con dispiacere, perché io mi aspettavo tante cose da questo dramma ed è stato, l'ho detto prima, una delusione enorme, perché ha una trama troppo disgiunta, troppo disorganizzata, disomogenea, in cui non c'è un equilibrio, c'è una costante tensione nella situazione di lei, che però continua a comportarsi con una leggerezza che mal si accorda col fatto che lei rimanga viva fino al 15° episodio e riesca a sopravvivere anche alla fine. Dico il 15° episodio perché è il momento in cui poi c'è lo scontro effettivo tra lei e il nonno, in cui il nonno esce cadavere, ok? E poi vabbè, appunto lei sopravvive e ha il suo lieto fine mollando finalmente
la posizione di re in cui lei vestiva dei panni e un'identità che non sono le sue e si riappropria finalmente della sua identità di donna col suo nome e con il protagonista maschile al suo fianco. Però ripeto, la leggerezza e l'ingenuità anche con cui si comporta durante tutto il dramma, a maggior ragione nel momento in cui inizia a interagire col protagonista, che anche lei ricorda da quando era bambina, avrebbe sancito la sua morte entro 2 puntate. Eppure gli sceneggiatori hanno deciso che no, perché altrimenti, ripeto, cioè lei alla puntata 6 era morta, cioè proprio spariva, cioè finiva la storia, perché il modo in cui sono messe le cose, cioè il grande potere del nonno che comodamente rimane cieco a questo grande inganno finché non fa comodo agli sceneggiatori di portarlo alla fine, ma che mal si spiega con tutte le sue risorse, perché lui ha spie ovunque, cioè lui è in una posizione di potere consolidata, lei è la parte debole. Ed è una parte debole che non solo non ha potere, ma non ha neanche capacità strategica, come non ce l'hanno le persone che la circondano. Quindi lei è spacciata fin dall'inizio. Cioè non è nemmeno Davide e Golia, ok? È Davide e basta, perché lei è niente dal punto di vista della presenza e del fatto di contare a livello politico, a livello strategico, a livello di connessioni. Cioè lei si salva solo per una grandissima botta di culo e perché gli sceneggiatori volevano che lei si salvasse. Quindi prima perché gli sceneggiatori volevano che lei si salvasse, di conseguenza decidono di farle avere una botta di culo di quelle senza precedenti e quindi abbiamo il lieto fine. Io sono stata contenta del lieto fine, ma sono stata veramente molto delusa dal modo in cui questo lieto fine viene raggiunto, perché non c'è mai un reale scontro tra le due parti, non c'è storia, cioè è come la potenza commerciale della Cina contro lo Sri Lanka, cioè dai, mamma che delusione. Bene, posso finire questo dramma, aiuto, questo video che è stato fatto con il solo obiettivo di seminare zizzania. Ditemi anche voi i drammi che secondo voi sono assolutamente sopravvalutati, magari anche con un minimo di spiegazione, perché così è c'è più succo, c'è più divertimento. Bene, io direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!